We are about to start, so please take your seats. We are about to start, so if you could kindly take your seat. All right, good afternoon. My name is Robert Mareks. I'm a professor at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Thank you for Father Mkenda for inviting me to moderate this part of our journey. I think it's great that we have this opportunity to reflect, and because it enters the Ignatian Jesuit pedagogical approach, right? So reflect after a day of discussing, listening to different presentations and reflections. So we assess what we have learned, how we react to it, and we want to be first stimulated to have this kind of sharing at the end of this intense and thoughtful day. So we'll have short 3 reflections. First by Camila Russell, then by Terry Manard, and then by James Hanvey. And so each of them will share with us their own reflections. E dopo facciamo altri 15 minuti in cui loro potranno condividere le loro riflessioni. Gireremo il microfono così che si possa sentire e tradurre sopra. Va bene? Ottimo. Camila, please. Thank you very much to Robert Mareks, who himself has made so many contributions to Jesuit historiography. So it will be very interesting to perhaps also hear his own perspectives as chair as we proceed with our discussion. My name is Camila Russell, and I am the publications editor with Institutum Historicum Societatis Jesu, IHSI, located at the Roman Jesuit Curia. It's my pleasure to be here with you, and thanks to everyone for being here. I thought that I might provide some reflections really based on what I heard from our wonderful speakers, each of whom had a different perspective on Matteo Ricci that helped me think about Matteo Ricci and his legacy, and to learn about that legacy and learn new material. So I'm going to actually just repeat back to you some of the key points that I heard from the speeches that we have been listening to today. And as the Cardinal Archbishop of Hong Kong, Cardinal Stephen Chow, said, we need to find a lens onto our subject, and today it was Matteo Ricci, and onto Matteo Ricci's provenance, context, legacy, within also the conference theme of friendship, dialogue, and peace. And the starting point of what comes into view, I think, through the lens of today. So what did this lens provide to us today in terms of perspectives, new perspectives? And Father Lombardi reminded us straight away that Matteo Ricci did not live alone, but in relationship. The dynamic was bidirectional when Matteo Ricci found himself working in China. And the second speaker, Father General Sosa, reminded us that in his life, Matteo Ricci embodied enormous geographical and cultural distances that came together in the life of Matteo Ricci. While this was not the norm in this period, Matteo Ricci's life did teach us, as Father General Sosa said, that we can create a new language
using our intelligence and heart. That is, Father Sosa reminded us that really no one stays the same when we meet, and Matteo Ricci is an excellent example of that. Our third speaker, Cardinal Parolin, told us about Pope Benedict XVI's 2010 speech in the 2010 400th anniversary of the death of Matteo Ricci, and told us that Ricci's work was not based on abstract ideas, but on experience. And I found that a very useful way for thinking about how Matteo Ricci developed his method in China. Our fourth speaker, Cardinal Chao, placed the intellectual apostolate front and centre of the life of the Catholic Church in China, a clear point of continuity with Ricci's work in China in the 16th century. This made me reflect on the role of intellectuals and scholars in creating spaces for meaningful dialogue and the development of knowledge in generating exchange, dialogue, and also building shared visions. I'm going to just make a few concluding comments. I wish I had time to mention some of the key points that came from the other speakers, but I need to hand over to my fellow speakers. But I will just end on a final point that came through to me from the collection of very interesting pieces that we heard. That is, while we are in a time of getting to know venerable Matteo Ricci, the Matteo Ricci who in some ways has been exceptionalized by right now by the Catholic Church in recognizing how special in some ways Matteo Ricci is, how unique he is, at the same time and in dialogue with scholars who continue researching Matteo Ricci, many of them here today contributing. We are also, I think, observing Matteo Ricci as being recontextualized and placed back into his local environment and context, and most of all, in relationship with his environment, which means in relationship with his Chinese world. And this, to me, is the message that Matteo Ricci is both singular and very connected. And I think this is one of the messages that came through to me. So thank you. Yeah, thank you very much. I'm Thierry Menard. I'm teaching philosophy in mainland China. Yes, thanks a lot for this conference. I mean, I learned a lot about the different lives of Ricci, his own biological life, but also how the life of Ricci from the point of view of the Chinese Christian and after his death, all of that. And probably I think that all our the talks were very interesting and from different perspectives, at the same time quite consensual somehow, to give us a very consensual idea about Ricci. In fact, when I look at it, I think Ricci was more a controversial figure. I mean, he died in 1610, and immediately after that death, I mean, already in Japan, and after in the China mission, you have many people in opposition to Matteo Ricci, and many people who wrote opposed to his idea of using Confucianism as a main vehicle for dialogue with culture, all of that. And so we have since starting 1612, 1613, we have many reports, and going until 1626, I mean the Jiading Conference, and we have of course the report of Longobardo, that I mean, we have with Daniel Canaris, and we have published in English translation, and with the Portuguese text for the first time it was published. And so we see that Ricci was not accepted by all. It was a big controversy, especially among from the Japanese mission, but also from some people inside also China.
And so, also, I mean, I can say also about, I have wrote many years a piece also about the death of Ricci, the second death of Ricci, because somehow his spirit of encounter with Chinese culture, especially with Confucianism, was betrayed. And so that also led to all the right controversy. And so I think we should see also all this part that was a very tense moment. Also, I mean, rightly also I do a research about the Canton Conference, and so from 1666 to 1671, 5 years, where all the missionaries, almost all of them, were in Canton for 5 years, and it was a lot of controversies about so many things, not only about the Chinese right, I mean the right to Confucius, and to the ancestor, but also about if you can have a hat when you attend a mass, if you can also the practice of fasting, about the Chinese marriage, is it valid or not? So many controversies. So it was a very rough time. And of course, I mean, it came out also with the decision of Rome, I mean, to forbid not only the right to Confucius, the right to the ancestor, but also broadly to condemn the Confucianism. And so that it is also kind of, I should say, the second death of Ricci, and that the betrayal of the spirit of Ricci. And in fact, Ricci was not reborn in the 19th century. I mean, it was very late. I mean, it was only in the early 20th century that there is a new, perhaps, but even at that time, with the Manchu War, I mean, we mentioned, and still it was more political, I should say, and not so much cultural. So really, I mean, I think the rebirth of Ricci, I mean, it has to wait, I think, after the Second Vatican Council, and so it's very late. So we have to deal with this history of the Catholic Church, where somehow the legacy of Ricci was erased and denied for so many years, and so on. And so my point of view is also because I'm teaching in China, and so my interest mostly is about how the Chinese academics, Chinese scholars today look at Ricci, because today, I mean, all the speakers who have spoke today, they are all based in Europe. But what is interesting is that now we have many scholars, Chinese scholars based in mainland China, and so somehow now it has been the main, I should say, the people producing so much, and now the quality also of the research has been improving dramatically, and very good. And so I work a lot with those colleagues, I mean, in mainland China. So I think now we have really a real strength of people there. Our colleagues of mainland China doing those studies on Ricci and on this intercultural encounter. And so my understanding is for them it is important because it is a pre-colonial aspect that is before the Opium War, before 1842. They see that as a kind of golden age of the relationship between the West and China, where there is a kind of equality in the relationship and friendship, all of that. And also for many scholars, it is the idea of modernization of China. And so when we know that since 1978, it's the opening up of China, and so for many people is to think about how China somehow was starting its modernization, not only in the 20th century, not only in the Ming, in the Republican era, or even at late Qing, but even before, starting with Matteo Ricci, or a bit before, in fact, how there was already a modernization process in mainland China. So for many intellectuals in China, it is very important, the dialogue with Matteo Ricci. So it's not all the intellectuals who are going to embrace this I should say, is more open people, but also the narrative is to see at how the modernization in fact, was imported from the West into China, but also is to see how the modernization in the West also has some Chinese elements. Is to say that how ideas also brought by the Jesuits into Europe in the 17th or 18th century also as
help into the modernization of Europe. And we, especially, for example, we know the example, for example, of administration, and that the administration in China was based on civil exams and not on nobility as it was in Europe. So all those ideas of a modern state, even the idea of equality, things like that. So the Chinese people now, they try to see what is the Chinese element of modernization and how, and the way also for them somehow to embrace also this modernization, but also to give it a kind of Chinese narrative, because somehow you could trace back Chinese Marxism to Confucius through the Jesuit. And so that will be another discussion, but I'm stop here. Okay. Thank you very much. James, please. Thank you very much, James Hanvey. I'm currently the Secretary for the Service of Faith and Father General's Secretary. Before that, I was the Master of Campion Hall in Oxford and a member of the theology faculty in Oxford. So I feel a little bit like the person without a wedding garment here tonight, because I'm not a historian and I really don't know very much about Matteo Ricci. However, I just want to respond, picking up some of the questions that I've heard from the very good talks that we've had. A little bit like Terry, where I would be starting from is the retrieval of the many Matteo Riccis that we have. And the question that comes to me is, why are we engaged in that? And who's doing that retrieval and for what purpose? I was reminded of a very important concept by the art historian Michael Blaxendahl, who has this concept of the period eye. When we come to look at a painting, we have to almost go back into that period and reconstruct how they saw things, how they understood things. So I'm interested in the period eye with which we need to view Matteo Ricci. But of course, the other side of that is we are already in a period. So what is our period eye? So we reflect back to ourselves. How are we at this moment? So it's that hermeneutic dynamic that really fascinated me from these different presentations. The other thing that struck me was Matteo Ricci's commitment to mission and the priority that mission had in his life. Father General began by reflecting the great image of mission from the Trinity, the Incarnation. Excuse me, Father General, I think that's a dangerous image to start with, or a dangerous thing, because it's a universalist view, absolutely correctly, but if you just took it like that, then you have one version of mission, which is to convert the whole world, but to convert them to what? It's not just Jesus Christ, because the gospel cannot be separated from the culture in which it's given. So we already have a problem about that view of mission. And as I was listening, I was wondering, it'd be interesting to contrast Ricci's understanding of mission, how he lived it and practiced it, with something like Francis Xavier. It seems to me that there are quite different dynamics that are going on. And we need to reflect on that for one very good reason, because our own culture is so sensitive to the questions of colonization and neocolonialism. So again, the question I have is Ricci a counterexample of the normal forms of colonization and colonialism? I think he is, because from what I've heard this evening and during the day, is that he respects the place in which he is. He learns from it, and he's open to exchange. And what fascinated me was how his humanist formation here, in this place, allowed him to do that. So the formation was not an obstacle, but was actually an advantage, and it opened him. So I think there's a whole series of reflections there. Although I think the problematic question for us today is there seems to have been, at least in my hearing of it, an agreement both in Chinese culture and also in our own culture at the time about that there is a thing called truth which is accessible to us all.
I think that's a deeply questioned position for the modern mind. And so again, when we encounter it, we want to say, well, who is truth? So I think there are questions that come back to us. And that's important also when we are engaged in how, to what extent are we sort of colonizers. The other side of that, which fascinated me, was with Cardinal Chao and with Cardinal Parolin. They seem to present a very nice picture that there is no contradiction, or there shouldn't be a contradiction, between being a good citizen and being a good Christian. Now, I think, of course, there's plenty of warrant in the New Testament for that position. That's what Paul is advising his different communities to do. But I'm not so sure that it's as simple or as easy as that. And the reason I would want to ask that question is there's a very interesting book by Nish McSweeney called The West, A New History and an Old Idea. And in that she shows how we have multiple views of who we are as a culture of the West and what it means, against which she sets a completely different version of what a culture is and what a culture may aspire to from China. So already we have, what would it mean, what would a Chinese Christian look like for a Western Christian? That's a deeper problem for a church which itself is really discovering the beauty and the richness, but also the problematic nature of its own Catholicity, as we discovered with the recent synod. So again, Ricci allows these questions to surface for us today. Also, I wonder if between what's called the indigenization and the globalization, which Auntie Clark brought out, but it seems to me that I'd like to know how Ricci lives the tension between being a Christian in a world, but also not belonging to that world because of his Christian faith. Because it seems to me there that if we go down the route of complete indigenization, there's a danger that we ourselves become interpreted. And the creative tension, generative tension between the gospel and the culture actually gets lost. And finally, I don't think we had time really today to develop the real inner life, insofar as we can, of Matteo Ricci and his spirituality. We just touched on that to some extent, and it sounded very rich and very deep. Now, why I think it's important for us to touch that and recover that, because if we don't do that, then Matteo Ricci becomes an image for so many other things that are good, but we miss his own central motivation. And the spirituality of Ricci opens up why we are still dealing with him today, because he's not simply immersed as an intellectual who brings and is enculturated and all the rest of it. He still remains a generative mystery for us. We're still questioning his life. We're still drawing from it. And so those are the things that really struck me, except one thing that was absent, and I don't know if we have time even to touch on it. The whole title of this very fine and enriching day was Friendship and Dialogue. We did deal with those, but we didn't deal with peace. And I wonder what Ricci has to teach us about peace, particularly in our precarious world and with all its tensions. Grazie mille, Camila, Thierry, and James, for these punti di riflessione. Penso che possiamo concludere a questo punto. Please join me to thank Camila, Thierry, and James for stimulating our very nice reflection, discussion, and also examine. And Festa will have a couple of words to tell us how we proceed next. Thank you. So thank you once again for this. Just some 2 points of moving towards the conclusion. I will welcome Father Joe Christie for some words of gratitude, and after that we will be showing a 30 minutes documentary for those who want to stay behind
and watch this. I think it's a nice way of winding up the day. So you are all encouraged to remain behind after the words of gratitude. Good evening. At the end of this conference, I stand before you for a pleasant duty to express our gratitude to all who are responsible for making this conference a fruitful one and a memorable one. Soon after Matteo Ricci was made venerable, Father Tony Moreno, he was the president of the Jesuit Conference in Asia Pacific, approached me. I'm the secretary for higher education of the Society of Jesus, whether we could organize a few conferences to celebrate the life and work of Matteo Ricci. I accepted to do it in Rome. And immediately, the only person I could contact was Father Federico Lombardi, who was passionately in love with Ricci and worked extensively for the cause of Ricci to become venerable. He enthusiastically welcomed the idea, and it was he who was responsible totally for the success of this conference. So thank you, Father Lombardi, on behalf of all of us. I am not an historian, so I approached Festo then, who is the director of archives, whether he could take up arranging the program. So along with Nicholas Standard, so they put together this program, chose the topics, chose the speakers, and it is they who are responsible for the fruitful discussion that we have had all over the day. Thank you, Father Nicholas, and thank you, Festo. I would like to express a special thanks to Gregorian University, the rector, Father Mark Lewis, who accepted to hold the conference here, and Father Martin Morale, who worked with Festo to organize this conference. Our sincere gratitude to Georgetown University, who funded this conference. I think thanks to them for helping us. Tam Banchoff was here the whole morning. He is the vice president for global engagement. And he was so enthusiastic. And immediately when I asked him for money, he said yes. No, immediately. So I think we should be grateful to them. Coming to the conference, we were indeed fortunate to have with us for the inaugural session Father Arturo Sosa, Superior General of the Society of Jesus, His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of the State, and His Eminence Cardinal Stephen Chow. We are indeed greatly indebted to them for their presence and for sharing their thoughts with us on Venerable Matteo Ricci and his significance to the Society of Jesus, to China, and to the Church. Our profuse thanks to all the presenters, our panelists, who took the trouble to come from states, from elsewhere, to share with us the fruits of their long years of labor, long years of research, which I would say was the core of this conference and which was made it very fruitful. Thank you very much for all of you. So thanks to all of you. Finally, thanks to all of you who participated so intensely, so attentively all through the day.
So have a good evening. Thank you very much. Guess we can go, yes. Non sono nato a Roma, ma in questa terra di mezzo sul mare Adriatico. Si chiama Marche ed è abitata da uomini sobri e prudenti, più amanti del silenzio che delle parole, molto versati nel lavoro. Nel centro c'è una città che si chiama Macerata, disteso dentro mura di mattone chiaro e rosa, sopra un colle che guarda il mare verso oriente. Qui sono nato, qui vivono mio padre, mia madre e i miei fratelli. La prima volta che ho sentito il nome di Padre Matteo è stato a Roma durante i miei studi di teologia. Eravamo nella fine degli anni 70, primi anni 80, e siccome studiavo in Università Gregoriana, Università dei Gesuiti, si parlava a quei tempi della necessità di inculturare il Vangelo, cioè di trasmettere il Vangelo ai popoli, alle culture, alle mentalità diverse, e ci parlavano di questo genio, Padre Matteo Ricci, e loro ho cominciato a interessarmi a questo personaggio. Innanzitutto Padre Matteo è importante per la gente di Macerata, perché noi in Italia, in un mondo che è diventato grandissimo, i mezzi di comunicazione ci fanno entrare in contatto con tutto il mondo, potremmo cadere nel difetto di rinchiuderci, di spaventarci, di restare piccoli, di restare dentro la nostra vita quotidiana e non capire che la grandezza del mondo non deve spaventarci. E allora, per aprire la nostra gente a questa mentalità di dialogo, di confronto, di accoglienza, qui adesso cominciano ad arrivare persone da tutte le parti del mondo. Questo far conoscere Padre Matteo, la sua capacità di dialogo, di amicizia, di confronto con le persone, aiuterà anche noi a essere accoglienti, a incontrare il mondo che ci viene a trovare. Da 2002 sono arrivato in Italia subito già nel suo paese, quindi la città nativa di Padre Matteo Ricci, Macerata. Conoscere Padre Matteo Ricci e conoscere anche tutta la sua storia, la sua famiglia, anche la storia di Macerata, dove ha vissuto, lui ha tanto amato. Mi ha colpito soprattutto la capacità che aveva quest'uomo di essere insieme un uomo di Dio, cioè un uomo molto spirituale, portato da una grande carica di fede, una grande passione, ma poi di poter essere anche un uomo di scienza, una persona capace di calcolare, di misurare, di progettare ed infine di essere un politico e un diplomatico, cioè una persona capace di rapportarsi dalle persone semplici ai funzionari di più alto rango della Cina. Che una persona sia tutte queste cose è più un miracolo che una cosa normale. Per entrare in Cina, che era chiusa, molto difficile, loro con l'umiltà, ma soprattutto anche con l'intelligenza, con l'amicizia, sono entrati così. Infatti Padre Matteo Ricci per 28 anni ha vissuto in Cina, in questi anni sempre con l'obiettivo di arrivare alla capitale. Non è facile, infatti l'hanno incontrato dei briganti, incontrato dei ladri e ancora di più una volta per arrivare a Pechino su un fiume
la nave si è rovesciata, nel fiume c'è morto anche un suo confratello. Lui è rimasto molto provato e anche quasi scoraggiato, perché dicendo, diciamo, perché io sto qui in Cina. E poi anche le accuse ingiuste ha ricevuto in diverse città per le incomprensioni dei cinesi, senza comprendere questi stranieri. Allora erano addirittura considerati quasi come barbari perché vivono qui. Un campo di dialogo, di amicizia, però non mancano tutte queste difficoltà, sofferenze, ma lui l'ha superato con tenacia, con quella forza, io direi, che viene dal cielo. E ciò che spinge Padre Matteo Ricci a donare la vita anche nel momento di scoraggiamento, andare avanti sempre la sua fede. Quando penso a Padre Matteo e soprattutto quando penso al suo libro sull'amicizia, mi rendo conto che Padre Matteo ha cercato un terreno comune di dialogo con il mondo cinese. Lui aveva capito una cosa molto importante che noi a volte ancora non abbiamo capito. La Cina non è solo un paese come gli altri. La Cina è una grande civiltà. La Cina è un mondo che sa di avere un grande passato e che ha una sua visione anche sul futuro. Padre Matteo credeva che la radice comune dell'essere persone umane poteva costituire il punto di partenza per l'incontro anche tra civiltà molto molto lontane tra loro. E questo oggi è altrettanto importante. Il mondo ci porta vicinissimi, ma capirsi non è semplice. La nostra storia ci segna profondamente, il nostro linguaggio, la nostra mentalità. Siamo tanto simili e tanto diversi. Credo che il messaggio fondamentale del di amicizia di Padre Matteo sia: non fingiamo di essere uguali. Partiamo dal fatto che siamo diversi, perché due amici sono diversi, non sono fratelli. Due amici sono diversi, ma trovano tante cose che li uniscono per avvicinarsi. Quando Papa Francesco nella sua enciclica Fratelli Tutti non dice che siamo fratelli tutti, ma dice che possiamo diventare fratelli tutti, che dobbiamo camminare dalla diversità verso l'incontro, senza cancellare le diversità, senza voler trasformare gli altri come te, ma capire che andando verso l'incontro, dalla diversità si diventa fratelli. Nell'antica scrittura l'ideogramma amico era formato da due mani, delle quali non si può fare a meno. L'ideogramma compagno era composto di ala ed ala, cioè due ali. Soltanto con esse l'uccello può volare. Non sarebbe forse così che gli antichi saggi hanno considerato gli amici? Non si può capire l'attività e l'opera di Matteo Ricci se non si pensa alla sua amicizia con i letterati cinesi. Io ho sempre pensato che oggi vanno proposte insieme le due figure di Matteo Ricci e di Paolo Xuguangqi, per far capire che il saggio venuto dall'Occidente si incontra con il saggio cinese e insieme
lavorano, studiano e servono il bene del popolo cinese. Ecco, quindi le due persone insieme, nella loro amicizia, manifestano un modello, un esempio che è di grande attualità. Matteo Ricci e Xu Wenxi ci fanno vedere come, ecco, un occidentale cristiano e un cinese di sapienza confuciana possono, mettendosi nella prospettiva della fede cristiana, ma anche dell'amicizia umana e della condivisione dei valori, stabilire un rapporto pacifico, in armonia, per il bene e la crescita della Cina anche oggi. Per voi italiani forse conoscete più Marco Polo, che è stato primo a fare, diciamo, questa conoscenza tra Italia e la Cina. Allora non c'era Italia, ma l'Europa. Però per i cinesi chi ha portato davvero la ricchezza e anche l'aiuto, l'amicizia è Padre Matteo Ricci, colui che ha aperto la porta della Cina che allora era chiusa nella dinastia Ming. Lui è stato il primo pioniere, o meglio dire, diciamo, il ponte tra l'Occidente e l'Oriente, sul ponte che noi iniziamo ancora oggi a trarre molti benefici e il vantaggio di tutti. Colpisce molto che una persona che fa questo viaggio da Goa a Cina fino a Pechino, dove muore all'età di 57 anni, ha fatto tante cose in così poco tempo, no? Ma molto intensamente. Quando percorriamo con lui questo viaggio fisico, il viaggio che fa nell'inverno con queste temperature gelide, e dove lui con una virtù ammirabile di perseveranza deve chiedere al Signore e allo Spirito la forza per andare avanti, per arrivare allo scopo, diciamo, il sacrificio, lo spirito di sacrificio, pensando non come una specie di gloria personale, ma per poter condividere la fede. Dopo la sua morte, i mandarini l'hanno chiesto, meritava di avere la sepoltura presso Pechino. È stato il primo occidentale, è stato concesso la sepoltura proprio dall'imperatore. Nel 2000 la Cina ha fatto un altare millenario in cui ci sono personaggi più importanti che hanno contribuito a sviluppare nella società civile della Cina. Qui ci sono due personaggi stranieri, uno è Marco Polo, l'altro è Padre Matteo Ricci. Padre Matteo Ricci è così importante, quindi l'hanno messo anche sull'altare millenario della storia della Cina. Ci sono tante cose che con il tempo poi svaniscono. Invece questa di Matteo Ricci è una memoria che il tempo non ha cancellato. È anche nella Cina. E io mi domando come è stato possibile che quest'uomo abbia potuto percorrere non soltanto un viaggio lungo geograficamente, ma anche un viaggio interiore di avvicinarsi ad un mondo molto diverso da quello in cui egli era nato. E tutti abbiamo degli elementi culturali che ci differenziano. Papa Francesco la chiamerebbe la cultura dell'incontro. E qui c'è addirittura questo mondo così affascinante, così misterioso per noi, no? Che è il mondo dell'Oriente e soprattutto il mondo della Cina, che è un mondo
sconfinato, è come immergersi in un oceano infinito. Lui con dedizione ha imparato il cinese e anche i testi antichi, classici, per poter parlare con i cinesi, che quando eravamo così piccoli già studiavamo la geometria, diverse discipline, quindi tradotti da padre Matteo Ricci con gli altri, in modo particolare Xu. Anche oggi, se uno va in Cina, può chiedere a qualsiasi persona: conosci padre Matteo Ricci? Certo, in cinese Li Ma Do, tutti dicono di sì, che noi siamo molto riconoscenti e grati sul livello di scienza, tantissimi livelli, quindi mappamondo e anche geografia, cartografia e l'astronomia. Quindi molte cose che ha portato senza pretese, anzi con tutto il cuore. E anche questa amicizia, quindi stiamo parlando di uguaglianza, non come alcuni di allora in Occidente cercava di imporre la loro cultura. Il realismo sapienziale, che non si basa sui interessi e sulle cose banali, ma va oltre, sulla ragione, su ciò che è comune a tutti gli esseri umani, quindi è molto attuale. L'inculturazione, facendo un riferimento a secoli precedenti, quando non esisteva il termine, la parola inculturazione. La inculturazione non è una specie di strategia machiavellica che fa il missionario per arrivare al suo scopo. Chi è nel cuore del missionario, e per quello è missionario cattolico, cristiano, è di portare il Vangelo del Signore, di Gesù Cristo, e che il Vangelo sia capito. E questo significa lo sforzo missionario, portare la novità di Cristo dove Lui non è conosciuto. E questo proprio che ha fatto Matteo Ricci. Io credo che noi da cristiani dobbiamo, ecco la parola sinodo, incoraggiare il mondo a provare a camminare insieme, cercando a partire dall'amicizia di arrivare alla fraternità. E credo che una delle prime cose da sottolineare nell'atteggiamento con il quale Matteo Ricci è partito è stato quello non di prendere, ma anzitutto di conoscere, di capito che se non entrava in una mentalità, in una cultura, in un modo di pensare, in uno stile di vivere, anche di abitare il mondo, anche di vestirsi, di relazionare, ha capito che se non avrebbe fatto prima queste forme di assimilazione non avrebbe mai potuto incontrare davvero le persone. E quindi ha seguito questo processo che magari è un po' difficile da chiamare, e qui in Europa lo chiameremo, in italiano lo chiameremo inculturazione, cioè di entrare, di travasarsi in un'altra cultura, perché non andava per portare ad una fede religiosa, ma andava per entrare e lì, se era possibile, fare un dono. E ha trovato delle consonanze e gli ha cercato di trovare anzitutto questa armonia, questa sintonia, e trovare l'armonia era anche trovare qualcosa che è profondamente connaturato con il mondo cinese, mentre a volte alcune nostre culture sono culture della opposizione, no? E credo che la cultura orientale in genere, quella cinese in particolare, sia quella dell'armonia, della ricomposizione del tutto. Più approfondisco la storia di padre Matteo Ricci,
più inizio anche a comprendere tutte le sofferenze, tutte le difficoltà. Allora quella sofferenza, come lui, con tenacia, con fede, con questo desiderio di portare il bene, quello che nel suo cuore sia come l'evangelizzazione, come la ragione, la cultura, ma anche la scienza ai cinesi. Matteo Ricci si è servito della cultura, è entrato, questa credo che sia stata anche la sua intelligenza, entrare in un mondo di sapienza, entrando con la sapienza, in un mondo di armonia, entrando con l'armonia. E fatto questo poi ha detto quello che bisognava dire, ma senza far problemi se uno non accettava, insomma, ecco. E credo che questa abbia creato un rapporto di simpatia che forse non tutti hanno utilizzato. Quello che ha portato alla Cina, quindi ci sono numerose, oltre le scienze, ciò che per gli studiosi intellettuali più importante proprio questo dialogo approfondito su temi della mortalità dell'anima, sulle virtù, questioni sociali e sui testi antichi, questioni, ma questi siccome si passava sulla ragione umana, sulla realtà, quindi viene molto apprezzato dagli studiosi cinesi e desideriamo anche di imparare e proseguire su questo ponte di amicizia. Infatti oggi non facciamo altro che di percorrere su questo ponte costruito e iniziato da Padre Matteo Ricci. Infatti ancora oggi io direi per voi italiani dovreste molto apprezzare che ce l'avete un personaggio così importante di spessore mondiale, internazionale in tutte le dimensioni. La ragione ha con l'uomo la stessa relazione che il sole ha col mondo, diffondendo la sua luce per ogni dove. Abbandonare i principi affermati dell'intelletto e conformarsi all'opinione altrui è come chiudere fuori la luce del sole e cercare un oggetto con una lanterna. Io ero inviato dal mio padre generale il 17 dicembre dello scorso anno della Chiesa dei Gesuiti e che proprio adesso funge come la cattedrale della diocesi di Macerata, San Giovanni. Mentre nella coincidenza della inaugurazione della bellissima chiesa dei Gesuiti a Macerata, dopo tanti anni di restauro, tutta Macerata stavamo là. Quindi per una telefonata direttamente dal cardinale Semeraro. Proprio quando io avevo finito il discorso da parte del padre generale con tutta la chiesa piena, si sente una chiamata a chi prende il segretario generale della diocesi di Macerata. Grazie. Voi neanche immaginate cosa è questa chiamata. Questo è il cardinale Marcello Semeraro. In questo momento mi ha detto di dire che il Papa ha firmato il decreto di venerabilità di padre Matteo Ricci. Quindi abbiamo la certezza che è firmato. Il Papa oggi, anzi pochi minuti fa, perché avevamo il cellulare in diretta, ha firmato. Questo vuol dire che la Chiesa dichiara
No, io per le cose dei soldi non mi commuovo, ma per quelle spirituali sì. Allora, la Chiesa dichiara che padre Matteo Ricci ha tutte le caratteristiche per essere dichiarato un santo della Chiesa. Perché Matteo Ricci? È una figura molto famosa, ma Matteo Ricci ha le virtù eroiche cristiane anche per diventare santo. E questo è un punto molto importante. Una persona è santa perché vive lo spirito del Vangelo. Per un cristiano, diciamo, riconoscere la santità degli antenati, di quelli che ci hanno preceduti, è vitale, assolutamente vitale, essenziale. La fede si trasmette per le persone, e le persone che incarnano in sé questa fede. Proprio Matteo Ricci, perché Matteo Ricci ha avuto questa non soltanto popolarità, ma riconoscenza da parte della società cinese, perché viveva quello che scriveva e parlava. E questo lo viveva lui. Quindi se questo lo sportiamo alla Chiesa Cattolica, diciamo la Chiesa Cattolica ha necessità di persone che vivano la fede, la nostra fede cattolica, e questo è il miglior modo di trasmetterla alle prossime generazioni. Mi piacerebbe tanto sapere quando la beatificazione sarà. Noi stiamo attendendo, come si direbbe, un segno dal cielo. Bisogna che Dio in qualche modo lo confermi. E allora qui la Chiesa attende un miracolo, cioè attende che attraverso l'azione spirituale di Padre Matteo si possa realizzare qualcosa di straordinario, qualcosa di buono, qualcosa di bello. E noi preghiamo. Ecco, per noi l'evento che chiamiamo miracolo, che generalmente consiste in una guarigione, in qualche evento constatabile che avviene per opera di Dio, ma attraverso l'aiuto, l'intercessione di queste figure, nel caso di Matteo Ricci, per noi questo è un elemento importante per fare questo ulteriore passaggio, per dire sì, siamo sicuri, non è soltanto una nostra convinzione che è una brava persona, no, è davvero così. A meno che con l'andare del tempo la cosa appaia talmente convinta in livello molto più ampio nella Chiesa, che il Papa, constatando questo, dica: ebbene, è una figura in cui, superando il miracolo, è talmente diffusa la convinzione della sua esemplarità, della sua bellezza, che non c'ho difficoltà a riconoscerla. Però qui abbiamo bisogno dell'aiuto del tempo. Mio padre ha sofferto molto per la mia partenza, ma ha approvato il viaggio dei 10.000 lì, convinto che fosse necessario, perché uomini che abitano terre tanto lontane, respirando sotto la cappa dello stesso cielo, possano conoscersi e vivere in pace. Desidero visitare la Cina e descriverla agli uomini dell'Occidente, anche per non rendere vano il suo sacrificio. Stranamente in Cina il calcio non è forte e molti studenti, molti cinesi fanno il tifo per l'Italia, la squadra azzurra, e quando vinceva la squadra azzurra urlando e poi con quello entusiasmo io mi chiedevo, dopo anni, perché questo entusiasmo, questa simpatia per l'Italia, ma in realtà già c'è un'amicizia molto antica e consolidata. Questo anche spiega
oggi perché quando si parla sia per la cucina italiana, per la cultura, perfino anche il calcio, per i canti, c'è una così simpatia, direi, qualcuno dice inspiegabile, ma invece per me si trova l'origine di tanti anni di storia. Questo discorso è continua.